Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche predestinate per le sfide del prossimo trimestre. Ok, abbiamo la carta del mago, amici dell'Ariete. Si parla di nuovi inizi, probabilmente è un momento di azione, potrebbe anche essere un trimestre dove pensate a come agire, a come fare il prossimo passo nella vostra vita. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza privata. Trovate anche i link ai 2 corsi gratuiti presenti sul canale, che sono uno un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia. Ok, disponibile. Abbiamo un cavaliere di pentacoli, la carta della morte, un 9 di coppe, un 10 di bastoni, abbiamo l'imperatore, un asso di coppe, e una regina di bastoni. Adesso questa qua la voglio guardare, un 8 di spade, giusto per curiosità. Bene ragazzi, qui c'è aria di novità, di nuovi inizi, un po' perché vedo questo mago, un po' perché vedo questo asso di coppe. Allora, partiamo dal cavaliere di pentacoli, che denota una certa lentezza. Abbiamo un 6 di pentacoli. Sì, una delle prime cose che mi è arrivata vedendo le carte è che si potrebbe trattare di una situazione lavorativa, ehm, però non escludo neanche relazioni affettive o romantiche. Adesso ognuno di voi poi applichi la lettura alla propria realtà. Ok, allora abbiamo un 6 di pentacoli, la carta della stella e un 3 di spade. Ho l'idea che qualcuno stia andando passo passo, cioè quindi in modo lento, inerente a una situazione piuttosto che a una relazione, perché è come se spaventasse il risultato o come se non foste sicuri di poter conseguire questo risultato e quindi il discorso fosse un po' vabbè, vado piano piano e vediamo come va. Andiamo a vedere la carta della morte. Mago e fante di bastoni. Quando c'è la morte si parla di tagliare con vecchi schemi di comportamento, vecchi modi di pensare, vecchie abitudini, potrebbero essere vecchi clienti con i quali avete dei contratti stabili ma che non vi fanno crescere. Se fosse una questione affettiva, effettivamente potrebbe essere un accordo o qualche tipo di modus operandi che avete in atto e che è come se avesse bisogno di uno sprint, di un po' di spinta in un certo senso. Essendoci la carta della morte e il mago, è come se dovesse tagliare con qualche cosa di vecchio per iniziare qualche cosa di nuovo. Il mago si ripete, è proprio una carta di yang, di azione. Faccio questo, organizzo questo. È l'alchimista, è colui che prende quello che ha, che sia bello o brutto non importa, si prende quello che si ha e lo si trasforma, lo si mischia per iniziare qualcosa di nuovo e di più produttivo. E in effetti poi
arriviamo a questo 9 di coppe, che è una carta che secondo me è qui per ricordarvi tutti gli obiettivi che avete già raggiunto. È un po' come ok, sono arrivata a questo punto e mi godo tutto quello che ho creato fino ad adesso. Di nuovo abbiamo un 10 di spade e un matto, una carta di fine cicli e una carta di inizio cicli. Io credo che qui sia importante per voi cercare quello che vi fa star bene, cercare quello che vi dà la voglia di svegliarvi il mattino. C'è qualche tema qui da cambiare, il 10 di spade è l'arcano minore della morte, c'è come qualche attitudine da cambiare e qui poi arrivo al 10 di bastoni perché credo che tagliando quello che non vi serve più riuscirete finalmente, primo, a sentirvi più leggeri, due, a guardare al futuro con occhi diversi. Adesso andiamo a vedere questo 10 di bastoni. Abbiamo la carta dell'appeso e un 5 di coppe. C'è un tema qui che dovete lasciarvi alle spalle, o sì o sì. Datemi una carta per l'appeso. Allora, se fosse una persona con la carta dell'appeso, quindi se fosse una relazione, quella che va, diciamo così, rettificata nella vostra vita, con la carta dell'appeso ci potrebbe essere la necessità di perdonare qualche azione fatta da parte di questa persona. E qui abbiamo una regina di spade, un 9 di pentacoli e un 10 di pentacoli. Può essere un componente della famiglia, può essere appunto un collaboratore, un collega con il o la quale avevate già un contratto in essere o avete stipulato da poco un contratto. Qui si tratta di vedere con questo appeso le cose da un altro punto di vista. Se per esempio, vi faccio un esempio, per iniziare una nuova collaborazione con un'azienda dovete magari chiudere certi rapporti con clienti più piccoli che vi portano più lavoro che guadagno, per qualcuno potrebbe esserci come un dubbio, sarà la scelta giusta da fare, però secondo me sì. Soprattutto perché avete questa regina di spade. Il consiglio qui, inerente a questo appeso, è di farvi delle liste, cioè fondamentalmente che cosa è a mio vantaggio e che cosa è a mio svantaggio. L'appeso vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, il lato B della medaglia, e con questa regina di spade è come se vi rendeste conto di certe cose che fino ad adesso non avete valutato. Che cosa bisogna tagliare, che tipo di atteggiamenti, piuttosto potrebbe anche essere un prodotto, se per esempio avete un'azienda, potrebbe essere un servizio che magari non funziona. Per molti non è tanto il tagliare il servizio, cioè nel senso non lo faccio più, ma è il come posso migliorare questo servizio perché mi renda di più. Andiamo a vedere l'imperatore. 7 di pentacoli. E se per caso, ragazzi, considerato che qui abbiamo la carta della stella, ci fosse qualche tipo di obiettivo che voi volete raggiungere o vi siete prefissati di raggiungere, anche qui c'è da modificare qualche cosa in corso d'opera nel prossimo trimestre. Quello che mi viene da dire vedendo il mago e vedendo questo 9 di coppe è: fate questi cambi con quello che avete già in vostro possesso, con quello che avete nelle vostre mani, ok? Allora, c'è la carta dell'imperatore, qui abbiamo 7 di pentacoli e imperatrice. Sento che il prossimo trimestre servirà più per consolidare quello che avete già, ehm, chiedo scusa, apportando magari delle modifiche per far sì che finalmente si presenti questo asso di coppe e quindi questo nuovo inizio. È come se fosse un rimescolare le carte, prendere qualche cosa che voi avete già, rinnovarlo, trasformarlo, cambiare l'immagine, cambiare le dinamiche di, se fosse una relazione, per esempio, le dinamiche di comportamento per far sì di trovare una stabilità in quello che voi volete creare. Allora, tenete presente che
L'imperatore è una carta che parla di lavoro duro, parla di costanza soprattutto e parla di qualcuno che si dà delle regole e poi le segue pedestremente per riuscire ad arrivare ad essere imperatore. È qualcuno che si è costruito da solo. Quindi nel caso fosse una situazione lavorativa, sento che arriverete a un certo tipo di stabilità, perlomeno. Questo vi darà la possibilità di creare qualche cosa di nuovo se guardo questo asso di coppe, ok? Adesso andiamo a vederlo. È come se il trasformare queste dinamiche di comportamento, piuttosto che il prodotto, il modo di lavorare, quello che per voi è, vi desse la possibilità di sentirvi più leggeri ad un certo punto, di rendervi conto che magari certe aspettative erano troppo alte, che vi prendevate certe responsabilità. Sapete, Lucas, che cos'è? UCAS, in termini simpatici, però UCAS significa Ufficio Complicazioni Affari Semplici. È come se qui vi rendeste conto che certe cose che prima erano complicate, con questo cambio, con questa trasformazione, con questa iniziativa diventassero più semplici e di conseguenza più facilmente gestibili e quindi più concrete, più solide. Tenete presente che la carta dell'imperatore è una carta di potere economico, ok? Quindi sento che sarà come un po' uno stabilizzare anche la vostra parte economica. Non vi nego che per qualcuno ci potrebbe essere un tema legato ad una casa, per qualcuno si tratta di vendere una casa e iniziare un nuovo percorso. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Abbiamo un 2 di spade. Wow, il sole è un cavaliere di spade. Vi sento ancora un po' titubanti, sinceramente, verso la fine del periodo. Potrebbe esserci qualche titubanza inerente a questo nuovo inizio, inerente a questo nuovo modo di vedere le cose. Ragazzi, non vi nego che per qualcuno potrebbe far riferimento questa lettura all'affrontare il tema dei bambini, perché ho diverse carte che mi parlano di figli e di maternità. Quindi non vi nego che per qualcuno il cambiare queste dinamiche sia inerente a cosa sto facendo io, cosa sta facendo il partner per farmi capire o comunque per andare verso quella direzione. Cioè, vi faccio un esempio. Se per esempio volete ampliare la famiglia o come si dice mettere su famiglia e vedete che il partner spende e spande, ecco, bisogna cercare di fare una specie di piano di risparmio proprio in funzione del futuro bebè. C'è come un cambio qui da fare, eh? Andiamo a vedere la regina di bastoni. Asso di bastoni, che è di nuovo un 1. È una carta di azione. E 6 di bastoni. Devo dire che la sensazione qui è che inizierete questo percorso da soli, questo percorso di cambio. Supponiamo che siate in coppia, ok? E vi rendiate conto che così come siete, come coppia non funzionate se per caso aveste dei progetti nuovi da voler iniziare, potrebbe essere quello del bambino, potrebbe essere la casa, però è come se vi rendeste conto che le cose così come sono non portano tanto, sono lente, ok? Non portano da nessuna parte. Quindi qui si tratta di cambiare qualche tipo di attitudine, ma se l'altra persona o il cliente o il familiare o il partner, chi è, fosse un po' più lento di voi nei cambiamenti per X motivi, qui le carte vi consigliano di essere voi la prima persona a fare il cambiamento, a prendere iniziativa, ad iniziare ad apportare questi micro cambiamenti alla situazione in modo che poi si veda il cambiamento grosso, ok? Un consiglio inerente al Cavaliere di Pentacoli è proprio quello di andare con calma, di fare un passo alla volta. Solo dopo che io ho solidificato, concretizzato, messo a punto e definito il primo passo, posso pensare al secondo. Allora, qui devo dire che con la carta dell'imperatore potrebbero esserci
diversi passi programmati o che dovete programmare, ed è un po' quello il senso di questa regina di bastoni, cioè siete voi che dovete un attimino gestire la situazione. Quindi con questa regina di spade capire che cosa va tagliato, capire che cosa non è più una vostra responsabilità. Avevate un 5 di coppe? Sì. Allora potrebbe esserci qualche tema inerente al senso di colpa, cioè probabilmente qualcuno di voi si sente colpevole di una certa cosa, e quello che suggerisco io è sempre di sostituire la parola colpa con la parola responsabilità. Davvero è una mia responsabilità se, faccio un'ipotesi, se l'altro non è felice? Perché certe volte ci sono persone che fanno manipolazioni emotive e dicono è colpa tua se io mi sento male. Però quello non funziona, non è una cosa logica, cioè nel senso non è una vostra responsabilità come l'altro decide di reagire ad una determinata situazione o fatto. Ok? Quindi io posso decidere a parità di situazione, io posso decidere di reagire in un modo, magari ci sorrido sopra, ci rido sopra, mentre un'altra persona potrebbe arrabbiarsi. Ok? E non è colpa vostra, è l'altro che decide come reagire. E se siete voi che lo fate, fate attenzione, perché non è colpa dell'altro se voi reagite in un modo piuttosto che in un altro, ma la responsabilità è vostra. Chiedetevi piuttosto perché reagisco così, da dove arriva questa ferita che mi fa reagire in questo modo. E qui con la regina di bastoni è un po' quello il senso, ok? Dovete essere voi a prendere in mano le redini della situazione e ad agire. Tenete presente che non avete bisogno di conferme da parte del mondo esterno. Normalmente si cerca come un ho pensato di far così, ti va bene? Però se l'altro o se l'altra parte o se l'altra persona non è sicura, non è decisa, voi non potete permettervi di aspettare mesi prima che l'altra persona si decida. E quindi qui il consiglio è quello di agire, di fare qualche cosa fisicamente, di iniziare a puntare un obiettivo, di metterci un'intenzione senza necessariamente aspettarvi il riconoscimento da parte del mondo esterno. Qui c'è una regina, voi sapete esattamente che cosa va fatto, e se non lo sapete adesso che ascoltate la lettura, in questo trimestre svilupperete questa ideologia, ok? Diciamo che il ritmo del periodo non è dei più veloci, ma giustamente vi serve per concretizzare quello che già avete e per tagliare quello che non serve più. E lo scoprirete man mano che... Fatevi questa domanda. Oggi sono felice, o come potrei essere più felice? Che cosa mi serve per essere appagato? X cosa. Ok, lavoro per ottenere questa cosa e senza sentirmi in colpa se non riesco a raggiungere il risultato, ok? Perché nella vita o si vince o si impara, nessuno perde. Interessantissima lettura, ragazzi. Sento che comunque con tutti questi assi e 2 volte il mago, e poi avete anche questo matto, che sono tutte carte di inizio, è come se ci fosse una nuova visione della vostra stabilità, della vostra relazione, di quello che volete anche fare nella vita, perché per qualcuno potrebbe essere una cosa ben più ampia e iniziare un nuovo progetto per conto proprio, potrebbe essere, come vi dicevo, legato ai figli. C'è comunque un qualche cosa legato alla vostra essenza che è il detonante di questo cambio. Cosa vi fa sentire appagati? Come vi sentite? O che cosa pensate possa rendervi appagati, possa rendervi felici? Ok, allora andiamo a vedere qualche oracolo per darvi dei consigli. La sfida qui, ragazzi, devo dire che è proprio il guardare le cose da un altro punto di vista e lasciarsi indietro quello che non vi serve più, in funzione del creare una nuova realtà. Scambiarsi doni, carta numero 27, lo sento collegato con questo 6 di pentacoli, è una carta di scambi. È una carta di abbondanza, anche 6 di pentacoli è una carta di generosità, e anche qui, che è la carta numero 27, sento che potrebbe far riferimento a qualcuno che è abbondante, che semplicemente dà del suo. Non importa se poi la persona a cui date non vi restituisce, perché se non lo fa la persona specifica, lo fa la vita.
magari non con questa persona, ma con un'altra riceverete un aiuto inaspettato. E poi qui abbiamo essere imparziali, carta numero 38. E secondo me anche qui gioca un po' a favore questo 6 di pentacoli, come rimettere i piatti della bilancia, anche questa figura ha la bilancia in mano, come rimettere in equilibrio i piatti della bilancia. Cosa fa felice me, cosa fa felice i clienti piuttosto che l'altro, piuttosto che il collaboratore, insomma. Carta numero 38. Che cosa è giusto per me e che cosa è giusto per l'altro. Andiamo a vedere ancora un koan. Trovare se stesso è perdere se stesso. Wow! Questa carta la sento super indicata per chi ha la notte buia dell'anima. La notte buia dell'anima è una fase del risveglio spirituale ed è una fase un po' grigia, un po' buia, effettivamente si chiama notte buia dell'anima, proprio perché si è in un momento dove non si sa più che cosa si vuole nella propria vita, mettendo in discussione qualsiasi lato della vita, il lato familiare, il lato del partner, il lato lavorativo. È come chiedersi chi sono io, che cosa voglio io per essere soddisfatto al 100% e per trovare questo mio appagamento. E questa carta vi dice: finché non vi perdete, non potete ritrovarvi. Cioè, finché tutto quello che avete creduto fino ad adesso non casca, non potete capire chi siete voi veramente. E ragazzi, qui con questo asso di coppa, tutti questi assi, diciamo così, e in più il mago e il mago 2 volte e il matto, c'è come un nuovo inizio, una nuova luce in quello che potrebbe essere la vostra vita, il vostro percorso di vita, i vostri obiettivi, quello che vi fa sentire appagati. Tenete presente che quello che gli obiettivi o quello che noi vogliamo fino a 30 anni, ipotesi, ho sparato una data, può essere diverso effettivamente da quello che vogliamo a 40 piuttosto che a 50 anni. Ok, quindi si tratta di rimettersi in discussione per capire se la vita che ho creato fino ad adesso è effettivamente la vita che voglio. Per certi versi, qua vi dice: mettete l'accento su quello che avete già ottenuto, su quanto di bello avete già costruito, solidificatelo, cioè mantenete o ehm, come vi posso dire? Sì, concretizzate maggiormente quello che vi fa star bene e con queste carte, morte 10 di spade, togliete quello che non vi fa star bene per ritrovare l'entusiasmo. Qui ci potrebbero essere delle persone che si sono prese responsabilità che non sono proprie e che quindi effettivamente siate stanchi e sia per quello il ritmo lento che avete in questo periodo o dal quale arrivate può essere proprio dovuto al fatto che siete stanchi perché vi state sovraresponsabilizzando. Quindi qui si tratta di tagliare quello che non serve più, solidificare quello che vi fa star bene, quello che pensate vi possa rendere nel lungo periodo per iniziare una nuova fase della vostra vita. Una nuova fase, mi viene da dire, con questo sole più fedele a voi stessi. Andiamo a vedere ancora una fatina. Allora, questa carta vi parla di speranza e vi dice di mantenere delle aspettative ottimiste perché potrebbero, proprio questo atteggiamento ottimista potrebbe cambiare effettivamente il punto di vista di una situazione da negativa a positiva, come quando vi dicevo che il mago è colui che trasforma, è l'alchimista, è colui che trasforma il piombo, le energie pesanti, la memma per capirci, in oro, in un qualche cosa che possa fruttare. E se siete nella notte buia dell'anima, questo ragazzi serve assolutamente a capire quali sono i miei punti deboli, quali sono le mie ombre e come da lì, quelle cose lì, io le posso utilizzare come un punto di forza. E poi questa carta, ecco, vedete, io la sento associata al sole, vi dice fondamentalmente di brillare da dentro. È come se voi aveste effettivamente una bellezza interna che per X motivi avete tenuto tranquilla fino ad adesso ed è come se la fatina vi dicesse è ora di far sbocciare il fiore che siete, di far brillare la vostra essenza anche al di fuori. E una cosa di cui parla questa carta è l'autoaccettazione. Cioè, quando noi abbracciamo i nostri lati negativi, i nostri punti di debolezza, riusciamo
a trasformarle in qualche cosa di positivo. È come se li integrassimo e quindi non sono più zone d'ombra, ma sono zone che ci aiutano a vivere nella vita quotidiana, ok? Non ci bloccano più, ma ci permettono di andare avanti. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione per spiegarvi come funziona, oppure potete anche abbonarvi al canale. I titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!